L'azienda è nata per volontà e passione dei proprietari, di Giovanni Pudini e Elisabetta Foradori. Hanno deciso di iniziare un progetto, di allontanarsi da quello che era il concetto di Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, ma fare qualcosa di diverso, che andasse più verso il Mediterraneo, e quindi cercavano una zona che permettesse di realizzare questo progetto. Nel 2002 sono arrivati qua. Di alta maremma, colline metallifere, zona di una biodiversità straordinaria. Qua siamo nella parte più alta, siamo a 500-600 metri, castagno, quindi un tipo di clima. Ci abbassiamo di 200 metri e andiamo completamente nella macchia mediterranea, quindi corbezzolo, sughero, mirto. La roccia è questa qua, è questo galestro calcareo. Questa è la roccia proprio di qua. Noi facciamo un'agricoltura applicando quelli che sono i principi della biodinamica. Inizialmente avevamo un approccio classico e poi col 2009 abbiamo iniziato a usare i preparati. La biodinamica passa prima da una riconversione dell'individuo, poi si passa a una riconversione del vigneto. Tutto Cabernet Franc. Quello è il Giglio, e oggi siamo sempre più convinti della scelta che abbiamo fatto, perché riteniamo che qua venga un Franc di grande eleganza, di finezza, e sul quale stiamo puntando sempre di più. Facciamo due vini che sono Cabernet Franc in purezza, un monovitigno singola vigna, e poi c'è Ampeleia che è l'assemblaggio delle diverse parcelle di Cabernet Franc che sono qua nella parte più alta dell'azienda. In totale l'azienda sono più di 200.000 bottiglie, noi facciamo attualmente 7 vini, un bianco, 6 rossi, c'è un vino che a livello numerico è quello più importante, che è 1 litro, che è assemblaggio di vitigni mediterranei che vengono dalle zone più basse. E poi abbiamo espressioni diverse delle singole vigneti e singoli vitigni. La parola un po' chiave per noi è variabilità e eterogeneità. Questa è la cantina di vinificazione e di stoccaggio. Qua arrivano le uve durante la vendemmia e poi i vini rimangono qua per la sosta per imbottigliamento. Su 7 vini 6 fanno solo cemento, e poi Ampeleia fa anche cemento, ma fa una prima parte di botte grande in legno. Quindi Solo Ampeleia. solo Ampeleia, sì. Gli altri 6 fanno solo cemento. Il cemento l'abbiamo scelto fin dall'inizio, quindi è stata una scelta fino al 2004-2005, quindi avere un materiale inerte che permettesse veramente al vino di mantenere la sua integrità di frutto, croccantezza, di freschezza. Gli ultimi acquisti che facciamo di cemento andiamo sul cemento grezzo, senza resine, ma proprio quindi il vino sta a contatto col cemento, quindi c'è uno scambio di ossigeno superiore rispetto a un cemento con le resine. Alicante Nero, Carignano e Mourvèdre, cofermentato, quindi le 3 uve non vengono raccolte e vinificate separatamente, ma vengono mescolate all'interno della stessa vasca. Rispetto a 1 litro sono parcelle diverse in termini di età e di altezza. Vinificazione in cemento, sosta di 10 mesi sempre in cemento e poi va in bottiglia. È il vino che secondo noi insomma dà più l'identità proprio della zona nostra mediterranea, quindi siamo a 300 metri d'altezza, macchia mediterranea, quindi tutti quei sentori che ricordano e richiamano la vegetazione del Mediterraneo. Allora, Ampeleia 2015 è il vino che prende il nome dall'azienda, quindi è il nostro vino più importante. È il vino che negli anni ha avuto più, se vogliamo, evoluzioni, e meglio racconta quello che è stato il percorso di Ampeleia a livello di intuito, di cambiamenti e di osservazione e di ascolto rispetto alla vigna. Il 2015 è un 100% Cabernet Franc, quindi nasce dall'assemblaggio di diverse parcelle qua della parte più alta, Roccate dei Righi. 6 mesi botte grande, 6 mesi cemento e poi bottiglia, quindi questi 2 anni, quasi più di 2 anni che è in bottiglia.